Come sarà la WWE del futuro, quella targata TKO? Beh, io oggi faccio 5 previsioni pazzesche. Tra qualche anno vediamo se e quante ne ho prese, oppure se oggi avevo alzato troppo il gomito col vino a tavola. Intanto lasciate un like al video e dopo averlo visto, se vi ha incuriosito o intrattenuto, condividetelo sui vostri social. C'è il bottone qui sotto, è quasi tutto automatico, dai, non vi costa niente e tenete acceso questo canale. Allora, partiamo. 1. SmackDown diventerà di 3 ore lorde, esattamente come Raw. Se ne sta peraltro parlando proprio in questi giorni, perché l'argomento lo ha tirato fuori Eric Bischoff in un suo podcast. E ha senso, è logico. TKO è un produttore televisivo che massimizza la vendita dei diritti TV e la presenza degli sponsor in ciò che confeziona, e ce ne stiamo accorgendo da mesi. Il tutto si inserirebbe in maniera organica nella logica di espansione territoriale e culturale da anni in atto in casa WWE e potrebbe tramutarsi ovviamente in un aumento dei diritti televisivi nazionali e internazionali della federazione. 2. NXT diventerà a tutti gli effetti un terzo roster, un terzo brand e troverà pari dignità rispetto a Raw e a SmackDown. Lo so, adesso sembra fantascienza, ma io ho un sogno e non è avere un sogno, cheat, e cioè un draft epocale nel quale partecipano alla pari tutti e 3 i brand. E il territorio di sviluppo, vi chiederete voi, beh, NXT non l'è più già da tempo. Ha radicalmente cambiato faccia e filosofia. È diventato un prodotto con altri scopi e obiettivi. E allora i giovani a sto punto li si possono tranquillamente allenare al Performance Center e svezzare spostandoli in qualche federazione satellite, a partire da quelle di Booker T o dei Dudley Boys, sino ad altre, magari anche più blasonate. Il progetto NXT sparso per il mondo, sotto questa lente di ingrandimento, non avrebbe quasi più senso. I nostri giovani, pagati da noi, vanno altrove. Così teniamo vive anche le piccole realtà locali, ma sono legati a doppio filo con la casa madre. E quando sono pronti si fanno dei test al Performance Center e poi li si distribuisce con i loro personaggi a Raw, a SmackDown o a NXT. Beh, vi ho detto che le sparavo grosse, altrimenti se vi ripeto a nastro quello che già leggete in giro, che gusto c'è. E poi immaginatevi le Survivor Series con i match a 3 tra i campioni dei vari roster. Stavolta sì, per creare degli inediti. Stavolta sì, per decidere chi è il brand in quel momento dominante. Io ci metterei la firma. 3. La WWE arriverà a confezionare un prodotto per una piattaforma in streaming tra quelle top. E per top intendo Amazon, Amazon Prime e Disney Plus e similari. Potrebbe essere di tutto. Un reality show, ad esempio, sulla falsariga del tag enough di una volta, magari seguendo pochi atleti che stanno cercando l'arrampicata, la scalata verso il successo. Oppure un'altra variante della scoperta dei tesori del wrestling, o magari qualcosa legato all'attività settimanale nei ring della federazione, come una sorta di riassunto, però proposto in chiave moderna, quindi magari commentato e presentato dagli influencer. Parlo di quelli americani e non da personale canonico in giacca e cravatta e tutto impomatato e precisino. Un progetto, tra l'altro, quest'ultimo, facilmente orchestrabile da un direttore visibile o occulto
come Logan Paul, per dire. Sì, in realtà qui, se andiamo a guardare con la lanterna, c'è più di un azzardo, perché un'avventura del genere potrebbe addirittura finire sul web, con uno sforzo di marketing senza precedenti. O magari, perché no, essere incanalata sui mezzi di diffusione canonici. 4. La TKO rilancerà i WWE Studios, che in realtà potrebbero anche facilmente chiudere per sempre, però devo giocare d'azzardo, no? Per produrre film d'azione con protagonisti i migliori atleti e i migliori lottatori di WWE e UFC, magari in partnership con la Seven Bucks Production di The Rock. Per un combattente affiliato alle due sigle, passare al dorato mondo di Hollywood potrebbe diventare in questo modo ancora più facile, con un progetto mirato a mettere la bandierina dell'eccellenza su un intero settore, su un filone appunto, quello dei film d'azione, degli action movies, che nelle ultime decadi ha sfornato alcuni dei franchise più longevi di tutti, come la saga di Fast and Furious o quella dei Mercenari. Guardate che si aprirebbe una fetta di mercato nuova, parallela, dove tu andresti ad avere, non dico l'esclusiva, ma diventeresti quasi da subito, uscendo con qualcosa a medio-alto budget, un top player di settore. E magari riattireresti a te e lavorerebbero per te wrestler, attori che già hanno un nome, appunto come The Rock, come Batista, come John Cena e chissà quanti altri. Cioè, non provarci quando hai il parco fighter più ampio della storia e puoi fare selezione, con i budget che potrebbero racimolare, sarebbe un peccato. Io gli sto dando un'idea che vale oro, Spero che la raccattino, magari da qui, che ne tengano conto, che siano riconoscenti, perché io, Villa con piscina, la sogno e basta, ok? Se non mi arriva una gratificazione da qualche colosso di questo tipo. 5, l'ultima, qui siamo ai limiti, ai confini della realtà, siamo quasi sul pianeta dell'impossibile. Ma io me la voglio rischiare. E non so bene come definirla. Posso chiamarla, questa iniziativa, WrestleMania World. E di che si tratta? Di una WrestleMania che dura 2 giorni o addirittura di più, ma in 2 o più location differenti, a distanza di continenti. Uno show che diventa la festa mondiale del wrestling, permettendo a quante più persone di prendervi parte. Ora hai degli stadi da 50, 60, 70 mila, riempiti 2 giorni, ma bene o male dalle stesse persone. Io qua invece mi immagino una WrestleMania che ha un day 1 a Los Angeles e un day 2 a Londra o a Tokyo. Certo, come abbiamo detto poc'anzi, uno adesso si compra il doppio biglietto e vede tutto quello che c'è in programma, quindi il fan paradossalmente un po' potrebbe smenarci, però vuoi mettere 2 o più stadi diversi, pieni, a distanza di 24 ore, con ogni luogo ospitante che caccia soldi per accaparrarsi l'evento, e poi vuoi mettere tutto il giro mediatico che ne verrebbe fuori? Un tam tam senza precedenti. Io se fossi nella TKO ci penserei, poi magari non ci sono le basi di marketing o il progetto risulta troppo prematuro o avanguardistico. Però la storia la fa chi osa. Che ne dite? Vi ho sorpreso? Stupito? Oppure ho raccontato un sacco di balle ben vestite dal mio vocabolario suadente? Lasciate un like, condividete e ditemi ovviamente la vostra qui sotto nello spazio dei commenti.